Bentornati nel nostro canale. Si avvicina il momento dell'assemblamento. Partiamo con un assemblato oggi di quello che è fondamentalmente il piede, diciamo, che contiene il nostro cilindro, il nostro supporto. Questo elemento, come vedete, è fatto da quattro elementi: un cilindro standard, un rib, un socle, un piedino, un foot. Come sempre mi scuso per il mio inglese. Qua vediamo il cilindro, i due supporti, i piedini e le alette laterali, e qua possiamo scorrere tra i vari elementi. Direi che passiamo da una difficoltà 0 a una media difficoltà, a un lavoro da fare a mezzo sketch, a un bel prodottino semplice, ma nel suo essere abbastanza complicato, complesso, diciamo, presenta delle difficoltà. Allora, partiamo per gradi, quindi partiamo da questo che è in assoluto il più semplice, quindi è lo standard socle. Vediamo di copiare il nome. F2, CTRL C, andiamo qua a visualizzarlo. Direi piuttosto semplice. Eccolo qua. Allora creiamo un nuovo elemento, un nuovo file, pardon, andiamo a salvarlo, usiamo la nostra scorciatoia CTRL V, visualizza l'origine degli assi e andiamo a creare nell'ambiente part un cubo, visualizziamolo in vista isometrica e diamogli le nostre quote, quindi altezza 6, lunghezza 60, larghezza 24. Facciamo uno zoom di tutto il contenuto. Come vedete, queste sono le nostre quote. Andiamo a prendere questo spigolo con l'utilità smussa spigoli, facciamogli un bello smusso da 3 per 45 come richiesto a disegno. Andiamo a fare due bei cilindri, raggio 3,25, andiamo a spostarlo a y più direzione della freccia di 12 mm per centrarlo. Dopodiché abbiamo l'interesse che è 36 meno 60 24 diviso 2, 12, per cui lo spostiamo in x di 12 mm. Ne eseguiamo una copia, la incolliamo e la andiamo a spostare in x di 12 più 36. Ora selezioniamo la forma principale, premiamo il tasto CTRL, uno dei due cilindri, sottrazione di forma. Stessa cosa, tasto CTRL, il cilindro restante, sottrazione di forma. Il gioco è fatto, andiamo a smussare gli spigolini, quindi col tasto CTRL li premiamo, una volta che sono verdi, utilità smussi, e la portiamo a 3 decimi. Ok, e direi che il gioco è fatto. Diamogli il nostro bel colore verde, quindi un bel acciaio verniciato di verde. Ok, chiudi, non me l'ha preso, doppio clic, aspetto, acciaio colore verde. Ok, chiudi, e il gioco è fatto. Salviamo, chiudiamo, andiamo qua, chiudiamo questa
e andiamo a fare il secondo in ordine di difficoltà, lo standard cylinder, per cui andiamo sempre, scusate mi sistemo anche il disegno di destra, quello dove io guardo le mie quote, andiamo sempre qua, andiamo a rubare il nome, lo clicchiamo, tasto F2 del computer, CTRL C per copiarne il nome, crea nuovo, salva, CTRL V per copiarne, per incollarne il nome, visualizza, origine degli assi. Trovo questo particolare abbastanza semplice da fare, quindi creiamo un primo cilindro, vista isometrica, diamogli l'altezza pari a 114 meno 106 8 mm e il diametro a 84, quindi 42. Creiamone una vista per poterlo vedere tutto, inseriamo un altro cilindro, questo avrà un raggio 24, quindi la metà di 48, e un'altezza pari a 114. Riallineiamo lo zoom, copiamo il secondo cilindro, incolliamolo e andiamo a modificarne il diametro a 40, ossia a raggio 20. Prendiamo le forme esterne, le uniamo tra loro con l'unione di forma, prendiamo Fusion, col tasto CTRL selezioniamo la forma interna, la sottraiamo e abbiamo la nostra boccola. A questa boccola dobbiamo andare a realizzare 8 fori, sarà il solito diametro 6,5, non lo vedo quotato, però abbiamo sempre fatto fori da 6,5, quindi continueremo a farli da 6,5 anche in relazione al tappo che abbiamo fatto nel tutorial precedente. Se sarà necessario lo modificheremo. Cilindro lo portiamo a 35 in X o in Y, fondamentalmente cambia poco, posizione Y 35, mettiamo il raggio a 3,25, lo selezioniamo, andiamo in draft a creare il nostro array polare, quindi riferito al centro, di 8 elementi. Andiamo a prendere l'elemento cut, togliamo la griglia, torniamo in part, selezioniamo col tasto CTRL premuto l'array ed eseguiamo la sottrazione di forme. Ecco che abbiamo fatto. Ora dobbiamo creare quest'asola. Quest'asola la creiamo tramite un cubo. Essendo raggio 12, il nostro cubo avrà uno spessore di 12 e sarà centrato rispetto all'asse Z, pardon, all'asse Y. Allora attenzione, attenzione. Allora va bene, però il nostro array va ruotato di 22 gradi e 5 perché altrimenti devo ruotare l'asola. Quindi andiamo in cubo, in cut, apriamo diciamo la nostra radice, andiamo sull'array, ruotiamolo di 22,5 gradi e automaticamente verrà aggiornata anche la nostra forma. Torniamo al nostro cubo che abbiamo messo a larghezza 12, lo portiamo in Y a meno 6 per centrarlo, ok? Gli diamo un'altezza di 45 più 24, quindi 45 più 24, eccolo qua il nostro elemento.
andiamo a sollevarlo di quanto? Allora, dobbiamo farci i conti al contrario. Abbiamo detto che la sua altezza è 45 più 24, scritto giusto, 45 più 24, 69 mm. Quindi lo solleviamo di 114 in Z, 114 meno 69. Mi piace poco quello che ho fatto. Modifica, annulla. Allora, se noi lo solleviamo di 114, lui dovrebbe andare qua. Facciamolo, 114. Perfetto. Ora, lui è alto 69, quindi togliamogli meno 69. Perfetto, lui va a filo. Ok? Ora abbiamo questa distanza da qua, quindi da qua a qua, che è 21 meno 12, quindi cosa facciamo? 21 meno 12 fa 9, abbassiamolo in Z, meno 9, in poche parole facciamo fare i calcoli a lui e poi lo facciamo, lo spostiamo in X quanto basta perché esca ambo i lati. Ora, prima di andare a praticare il foro, andiamo a prendere questi spigoli col tasto CTRL premuto facendoli diventare verdi e andiamo a arrotondarli mai a 6 ma a 5,99 addirittura. Ora possiamo prendere la nostra forma base, selezionare la nostra forma geometrica appena creata ed eseguire una sottrazione di forma. Come vedete il foro è passante. Salviamo il lavoro fatto fin qua e andiamo a creare un po' di smussi. Selezioniamo col tasto CTRL premuto tutti i fori, tutti gli smussi che non dovrebbero creare noia. Io premendo il mio tasto centrale del mouse posso ruotare pur mantenendo le selezioni create. Smusso 3 decimi. Ok, perfetto. Possiamo fare la stessa cosa anche qua e dovrebbe farlo per tutta la superficie. Se non lo fa andremo a selezionare differentemente gli spigoli. Ok, e vedete che il gioco è fatto. Tasto destro, doppio clic, tasto destro, aspetto, acciaio, grigio scuro. Ok, chiudi ed ecco il nostro bellissimo particolare, dove però noto manca uno spigolo. Quando vado a rifare gli spigoli spesso e volentieri devo anche ridare poi l'aspetto finale. No, ok, va bene, salviamo e chiudiamo. Ora chiudiamo standard cylinder e decidiamo quale delle due grane andarci a pigliare. Una vale l'altra, partiamo con questa grana, quindi standard foot, piedino. Eccolo qua. Allora, come ce la giochiamo? Innanzitutto vediamo se abbiamo tutti i dati. Sì, 30, abbiamo l'altezza 61,5, parrebbe che abbiamo un po' tutti i nostri dati. Allora, quindi andiamo a creare un nuovo, andiamo a rubare il nome,
visualizziamo l'origine degli assi, creiamo un primo parallelepipedo alto 6, largo, allora lo vediamo così, lungo 60 e per il resto 6 e 6. Lavoriamo in centro, quindi lo spostiamo in x di meno 30 e ridimensioniamo correttamente lo zoom. E abbiamo fatto la nostra base. Ne creiamo un altro, sempre 6, pardon, sempre 6 e 6, ma lungo 24. Lo andiamo a spostare posizione in x di meno 12 e andiamo a capire a che altezza andare a portarlo. Dobbiamo portare questa base ad altezza 61,5 meno 6, quindi z 61,5 meno 6. Eccolo qua sopra. Ora abbiamo 30 da questa faccia a questa faccia, quindi va benissimo portarlo in y a 30 mm. Ecco che ora quello di cui dobbiamo preoccuparci è di fare una traiettoria corretta da qua a qua. Per farla useremo l'ambiente Sketch lavorando nel piano Y e Z. Li ho portati in centro perché lui mi creerà un ambiente di lavoro esattamente qua. Per cui Part non va più bene, andiamo in Sketch. Creiamo uno sketch, abbiamo detto piano YZ, quindi andiamo a selezionare il piano YZ ed ecco che cominciamo ad avere un senso di lavoro. Bene, dal piccolo al grande, me lo fa così. Vabbè, poco importa, al limite poi sposterò lo sketch di quanto serve. Ora, chi mi ha seguito sa che lo sketch viene fatto in funzione dei vincoli, quindi io cosa faccio? Creo una riga, anzi una riga che da qua va a qua. Poi gli dirò, prendi questo punto, portalo da qua a qua e vincola questa posizione, quindi da questa riga non si potrà più spostare dal mio x0, y0, z0. Ora prendo una linea, la faccio partire da qua e la metto in questa posizione. A questo punto chiederò di creare un raccordo tra queste due righe, 1 e 2, e il raccordo viene creato. Il raccordo, vedete qua mi viene quotato 15, io l'ho fatto sotto, quindi il raggio non sarà 15 ma sarà 15 meno 6, 9. Vado a vincolare il raggio di questo raccordo a 9 mm, ma non prima di aver vincolato, annulla, non prima di aver vincolato l'angolo di questa retta a 0 gradi. Ecco che non me lo fa e qua cominciano i casini con gli sketch. Quindi vincoliamo questo raggio a 9. Ok, no, va bene, dai, me l'ha spostato correttamente. Se questo è 9, questo è il punto di partenza, direi che dovrebbe andare bene. Vincoliamo comunque questo angolo, se me lo permette, non a 0 gradi, ma a 75, lì, vediamo, perfetto, mi dice che non si può.
Allora, lo schizzo sottovincolato contro la libertà, io lo lascerei così perché comunque abbiamo già tutto quello che ci serve. Vediamo l'angolo tra questo e questo è 103,6. Io invece vorrei che fosse, allora, se questo è 75, questo angolo dovrebbe essere 90 più 15, quindi 105 gradi. Ok, ecco, vedete che mi ha spostato la traiettoria perché io non ho vincolato questa lunghezza che peraltro io non conosco, però io conosco la distanza orizzontale tra questo punto e questo punto, che dovrebbe essere non più 30, ma 30 meno lo spessore di 6, quindi 24 millimetri. Ok? A questo punto io di gradi di libertà non ne ho praticamente più. Vedete, ne ho uno, ok. Perfetto, chiudo e vedete che ho il mio sketch. Sketch che per comodità io andrò a portare in centro al disegno. Anche gli sketch possono essere spostati in X, invece non possono essere spostati. Io mi ricordavo di poterli spostare gli sketch. Vabbè, a me quello che serve è la traiettoria da seguire. La traiettoria che, se io vado in draft, sarà eseguita tra questo piano che io seleziono e vado a crearlo come un face binder, cioè una faccia reale. Vedete, io qua ho adesso un piano, lo vedete che si chiede chiaramente che è un'entità separata. Poi seleziono questo piano e vado a creare un altro face binder. Torno in part, apro l'utility sweep e gli dico creami uno sweep tra i due piani che ho creato, creando un solido e seguendo un percorso sweep che io andrò a selezionare nello sketch che ho creato. Fatto. Ok, ecco che noi abbiamo il nostro splendido sweep. Perfetto, direi che è davvero perfetto, è venuto bene. Ora io vado a prendere tutto sto po' di roba e lo vado, prima di tutto salvo, che se abbiamo dei casini torniamo indietro, a unire in un'unica forma. Lo sketch non mi serve più, lo vado a cancellare e vado ora a crearmi un cilindro, raggio, cosa ho combinato? Un cilindro, raggio 24, ok? Ne sposto il centro, quindi in Y, a 24 più 30 e ne cresco l'altezza, oppure vabbè, mi porto, ecco, il pezzo qua. Allora, non sono sicurissimo di quello che ho fatto e quindi allora sì, perché 30 era questo, ok, perfetto, sì 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 sì, sì. Giustissimo. Ora che Dio ce la mandi buona, andiamo a prendere Fusion, il tasto CTRL e cilindro, sottrazione di forma. Perfetto, sono proprio contento del lavoro fatto. Ultima cosa, gli diamo un bel aspetto acciaioso verde.
ok, chiudi, lavoro terminato, salviamo. Ora rimane da fare lo standard rib. Andiamo a rubarne il nome come sempre, F2, CTRL C, chiudi, crea nuovo, salva, CTRL V e salva, visualizza l'origine degli assi. Allora datemi un secondo che mi sistemo i disegni, vi ingrandisco anche a voi questo che tanto è inutile. Perfetto, così vediamo tutto. Allora, che opzioni abbiamo? Abbiamo l'opzione di crearci uno sketch, quindi andiamo in Sketcher, creiamoci uno sketch nel piano XY, uno vale l'altro, tanto poi ce li faremo girare, e cominciamo a creare un punto. In teoria lo sketch si fa così. Si disegna alla carlona. L'unica cosa che si cerca di fare è di starsene attaccati ai punti. Notate che io questo non me lo disegno, non mi va, non c'ho voglia, non mi piace. Allora, cominciamo ad andare a dirgli, guarda, tra, questo ce lo leviamo qua, tra questo punto, no aspetta, allora tra distanza verticale tra questo punto e l'origine degli assi, io voglio 55,5 e diamogli l'ok e vedete che lui lo sposta. Perfetto. Poi distanza orizzontale tra qua e qua, io voglio 30. Ok. Poi anche qua distanza tra qua e qua, io voglio 54. Oh, allora rifo tra qua e qua, io voglio 54 mm. Benissimo, torniamo indietro. Allora tra qua e qua io voglio 30 mm. Ok, tra qua e qua ne voglio 54. Perfetto. Poi voglio un raggio e lo voglio tra qua e qua. Ora il raggio voglio che abbia un raggio di 15. Ok, ma voglio anche avere un angolo di 105 tra queste due righe. Vedete che sta cominciando a prendere piede.
Allora, non ho l'angolo di inclinazione di questa riga, poco mi frega. Adesso vediamo cosa si fa. Voglio un raggio anche tra qua e qua, un raggio che vincolerò a 75. Voglio una lunghezza di questa riga a 18. Ok, 2 gradi di libertà, direi che ci siamo. Ma non ho questa distanza tra qua e qua, io voglio 150 mm. Perfetto. Un vincolo di parallelismo tra questa e questa riga, schizzo completamente vincolato. Perfetto. Chiudi. Mi fa quasi specie esserci riuscito senza intoppi. Vado in part, seleziono il mio sketch e gli dico fammelo alto 6 mm, creando un solido. Ok, paf, il mio sketch è fatto. Ora cosa voglio? Voglio un bel cerchietto, un bel cilindrotto alto 6 mm. Voglio spostarlo in X meno 50 mm e in Y 25 mm. Ne voglio un raggio 8 e ne voglio una copia, incolla, raggio 5. Unisco la forma principale al cilindro maggiore, sottraggo alla forma principale il cilindro minore. Vado a chiedere a FreeCAD di farmi 2 raggi da 6 mm. Quindi reticolo 1 e 1 2 col tasto CTRL, utility raggio 6. Ok, visualizza facce piene, direi stupendo. Salvo, seleziono queste 2 zone, questi 2 smussi, faccio questi spigoli, faccio 2 smussi da 0,3, seleziono il contorno e vediamo se me lo fa tutto in un colpo solo, 2 smussi anche qua da 0,3. Bene, ma ha fatto tutto questo, va più che bene, perché il resto poi andrà saldato. Tasto destro, doppio clic, tasto destro, aspetto, acciaio, colore verde. Ok, chiudi, salva, chiudi, creo un nuovo elemento che sarà poi di conseguenza lui, il mio assieme. Quindi salva, assieme supporto, guardiamolo un attimino. Ecco cosa dobbiamo andare a realizzare. Io partirei quindi dal cilindro, per cui visualizza origine degli assi, unisci progetto,
standard cylinder. Eccolo qua. Allora, perfetto, è esattamente al contrario rispetto a come lo voglio, non è un problema. Vado a selezionare angolo rispetto all'asse Y, lo giro di 180 gradi. Ed eccolo qua. Ora lo devo sollevare di 164 mm in Z, posizione Z 164. Ok, ovviamente nel nostro insieme è verde, quindi aspetto, acciaio, verde. Ok, chiudi. Ora andiamo a prendere il numero 2, quindi standard rib. File, unisci progetto, standard rib. Ovviamente non è per niente come lo voglio io, però non è neanche. Allora, visto che me lo mette così, facilitiamoci la vita e andiamo a ruotare in placement rispetto, applica le modifiche incrementali rispetto all'asse Z di meno 90 gradi, così ho la mia asola che mi guarda. Applica, ok. Questo invece andiamo a ruotarlo rispetto all'asse X, quindi taccate, placement, asse X 0, vediamo se di meno 9, di 90 gradi. Teniamo però presente che andrà poi spostato della metà del suo spessore in Y. Posizione Y di 3 mm e a sua volta andrà spostato in X e in Z di 6 mm. Perfetto. Qui dov'è? Allora salviamo il lavoro fatto, qui dov'è? Ne facciamo una copia, sì, e la incolliamo. Poi la prendiamo, andiamo in placement, la ruotiamo rispetto all'asse, applica le modifiche in maniera incrementale, rispetto all'asse Z di 180 gradi. E abbiamo la seconda, applica, ok. E vedete che il nostro stand sta prendendo forma. Ora cosa vogliamo importare? Uno vale l'altro, unisci il progetto, abbiamo fatto lo standard rib, facciamo lo standard socle, eccolo qua. Allora, come è messo questo? Allora, è messo in modo tale da poter essere saldato. Allora, facciamo così. Inseriamo file, unisci progetto, anche lo standard foot, eccolo qua. Prendiamo lo standard foot prima di tutto e lo ruotiamo di 90 gradi, placement, angolo rispetto a Z,
Ok, quello che vedete in questo momento è dovuto al fatto che io non ho cancellato il face binder quando ho creato il pezzo. Allora vediamo, una volta ruotato prendiamo il face binder, lo cancelliamo, vediamo cosa succede. Perfetto, possiamo cancellarli. L'abbiamo ruotato di 90 gradi, ha perso il suo colore, quello non è un problema, poi glielo diamo, e andiamo a spostare, vedete, di 96, quindi 45, a metà di 48, questo elemento in Y. Scusate, non in Y ma in Z. In X, se non è Pietro è Paolo. 48 non è abbastanza perché 48 è quotato da qua, ci sono gli altri 6 mm che mancano. 54. E così poggia perfettamente. Questo smusso servirà poi ovviamente per andare a eseguire la saldatura. Quindi andiamo a prendere questo elemento, andiamo a ruotarlo di 90 gradi, ci ricordiamo quanto è largo, io sinceramente no, però non è un grosso problema perché facciamo prima così, lo spostiamo in X di quanto basta, tanto le misure qua sono a millimetro, poi ci spostiamo così, right, così lo vediamo davanti, e ci spostiamo in Y fino a che non combacia, vedete, con entrambe le misure. Ora io non sono in grado di fare la saldatura, questo lo facciamo diventare aspetto acciaio e verde, chiudi. Ora prendiamo questo corpo e questo corpo, tasto destro, copia, sì, tasto destro, incolla, poi placement rispetto all'asse Z, incrementali 180 gradi, applica, ok. Il nostro stand è stato fatto perfettamente. L'unica cosa che mancano, non so se c'è un workbench che ti permette di farlo, si potrebbe fare come raggio, però sinceramente non voglio andare a sporcare un lavoro fatto bene, sono le saldature. Però come vedete è un bel oggettino. Salviamolo, vediamo se possiamo unire tutto in un unico elemento. Quindi col tasto CTRL andiamo a selezionare tutto, unione di forme, Fusion 05, perfetto, questo ci renderà la vita più facile quando andremo a inserirlo nel nostro assieme. Quindi salviamo e abbiamo terminato il nostro lavoro. Dai ragazzi, che manca poco a fare l'assieme, bellissimo. Spero vi sia piaciuto ciò che avete visto e vi aspetto al prossimo video. Ovviamente se vi è piaciuto un like non guasta mai. Grazie a tutti e buona giornata.